Ben ritrovati cari amici, oggi vi parlo di una penna speciale, la Omas Jerusalem. Nasce nel 1996 per la celebrazione dei 3000 anni dalla fondazione della magica città di Gerusalemme, voluta da Re Davide come capitale del suo regno. Vi confesso che è una di quelle penne che vale la pena osservare, guardare e gioire dell'arte che c'è, che la riveste completamente, a partire da questo documento che correda il cofanetto, un cofanetto che non sono mai stato un gran fan degli astucci Omas, li ho sempre trovati un po' così stridenti, forse perché sono cresciuto col mito di questa penna e di questo marchio e magari mi sarei aspettato, salvo delle eccezioni bellissime, ma mi sarei aspettato qualcosa di più, ecco, una penna come questa, magari un astuccio un pochettino più importante rispetto a quello solito, forse poteva starci, ma vabbè, è una questione di gusti personali. Vi dicevo, nella pergamena che ci ricorda che è un'edizione limitata, speciale, numerata, con il pennino in oro a 18 carati e l'argento silver 925 per tutta questa bellezza che state ammirando, c'è comunque la firma in calce del presidente Raffaella Simoni Malaguti. Vabbè, può interessare qualcuno, senz'altro i collezionisti, ma la penna è da vedere. Spero che le immagini rendano merito. Strano ma vero, Marco Chiari, stato in silenzio, ma credo che anche voi, al di là di quello che possa essere un pensiero personale, non si possa rimanere così estranei a questa bellezza, a questa lavorazione, ma anche, conoscendo un po' la storia, dei simboli, di tutti questi segni che caratterizzano lo sviluppo di questa penna. È veramente bella, molto piacevole, è un'edizione limitata di quelle che probabilmente acquisterei proprio per il piacere di possedere qualcosa di così ben realizzato, perché il tatto poi vi racconta l'altra metà della storia, cioè si scorre su questo sviluppo elicoidale, se vogliamo, della penna, come se fosse un nastro di storia che avvolge tanto il cappuccio quanto il fusto. Poi magari possiamo anche discutere sulla scelta di questo rosso per la parte sommitale del cappuccio e quella finale del codale. Sì, forse, chi lo sa, poteva starci qualcos'altro, non mi importa, è così realizzata bene e così anche in raccordo, se vogliamo, con il rosso del muro delle case, lo vediamo nello sfondo di queste cesellature, che ecco ci si passa sopra, cioè tutto il resto veramente passa in secondo piano. E vi dicevo, anche dal punto di vista tattile si percepisce questa costruzione. Questo sembra davvero un muro, lo si tocca mattone per mattone, davvero ben realizzato. Per quel che riguarda invece la parte della scrittura, qua insomma dobbiamo anche cercare di chiarirci le idee, cioè di andare d'accordo, cioè ci compriamo una penna che ha un suo peso innegabile per questo argento che la riveste, che la avvolge, e insomma non possiamo certo aspettarci una piuma, una penna che faccia le carambole, le giravolte seguendo la nostra indole grafica. No, bisogna un po' accompagnarla, questo è fuori dubbio, ma chi se ne importa, nel senso che abbiamo in mano qualcosa di particolare, davvero di particolare. Poi analizzata dal punto di vista squisitamente calligrafico ci sono più limiti che pregi, a partire dalla sezione tutto sommato un po' troppo corta, l'impugnatura ci sta a malapena l'indice e una porzione del pollice, perché poi c'è la filettatura e questa dà fastidio, quindi cambia il diametro della sezione, ci si impiccia un po' lì, il pennino, se vogliamo, è un pochettino lungo in rapporto a questa sezione così ridotta, ma non solo, il peso del fusto, che
grava proprio nella parte finale della penna, la sbilancia tantissimo. Non ho provato, per il rispetto alle finiture, a calzare il cappuccio, ma anche soltanto allineandolo per capire dove si va a parare, insomma, non è difficile intuire che la penna non è gestibile. Il caricamento dell'inchiostro avviene mediante il pomello, quello sulla coda della penna, e quindi muovendo quello si carica la penna, così come si scarica per pulirla e per lavarla. Certamente una cartuccia qui non sarebbe stata la degna compagna di cotanta bellezza, ma soprattutto cotanta arte proprio. Insomma, è veramente una penna bella da vedere. Io ho girato diversi minuti di immagini che mi sentirei quasi di trasmetterveli tutti per significarvi quanto sia bella e quanto ancora oggi, anche in questo momento che la sto descrivendo, continui a guardarmela e a rimirarla. Non posso dire a guardarmela, perché in realtà non è mia la penna, anzi ringrazio chi me l'ha prestata per provarla e per parlarne a voi. E due cari amici che ormai, insomma, hanno nel loro archivio una bella collezione delle penne davvero interessanti. Sapete probabilmente che a fianco alla versione silver, questa in argento, c'è anche la versione in oro, ancora più costosa. Sono penne senza dubbio che hanno, insomma, dei materiali di pregio e quindi conseguentemente costano, ma quella in oro è ancora più costosa di questa. Un bel colpo, direi, averla trovata, e soprattutto averla trovata nuova in queste condizioni, davvero immacolata, una bella penna. A voi tutti amici, grazie, e vi aspetto ai prossimi video.